Bene ragazzi, siamo qui per la, se non sbaglio, ottava lezione sulla Rivoluzione francese. Abbiamo visto da giugno 1793 inizia il governo dei Giacobini, inizia il terrore, il periodo del terrore giacobino, con Robespierre, Saint-Just e Couthon che esercitano una spietata dittatura. Questo può essere forse giustificato o capito dalla situazione di profonda emergenza che la Francia e il potere rivoluzionario della Francia stava attraversando. Potenze straniere di tutta Europa che minacciavano di invadere la Francia, due guerre civili interne, quella contro i cattolici della Vendée e di altre zone della Francia, quella contro le città e le regioni girondini che erano stati eliminati. I giacobini sono al potere. Uno dei capi della rivoluzione, il giornalista Marat, viene ucciso il 13 luglio. Il bello è che Marat, come vi ho detto, era stato assolto dal Tribunale Speciale della Rivoluzione. Come va a morire Marat? In un modo molto singolare, che voi forse già conoscete, se conoscete o avete forse studiato storia dell'arte o comunque l'avete visto, il famosissimo quadro di David, L'uccisione di Marat. Marat viene ucciso da una donna che si chiama Carlotta Corday, che è una girondina arrivata da una città di provincia in Francia apposta per ammazzare quella che lei giustamente considera il simbolo della distruzione dei girondini. Marat sul suo giornale aveva aizzato il popolo francese alla rivolta, al sangue, all'uccisione dei girondini. Marat riceve Carlotta Corday a casa sua in una vasca da bagno perché Marat aveva una malattia alla pelle che lo costringeva a passare la maggior parte della giornata in una vasca da bagno dove venivano versati dei sali, delle medicine, si suppone, per la sua pelle. Quindi lavorava quasi steso in una vasca da bagno con un leggio, capite? Con un leggio, però la maggior parte del suo corpo era immerso nell'acqua in questa vasca. Carlotta Corday dice alle guardie all'ingresso della casa di Marat: devo vedere il cittadino Marat, devo vedere subito con urgenza il cittadino Marat, devo svelargli un complotto. Ci sono dei nemici della rivoluzione, io che complottano, io ho i nomi, devo comunicarli direttamente a Marat, le guardie la fanno passare. Marat si rivolge a lei, questa giovane, esile donna. Che cosa desidera cittadina Corday? Carlotta Corday tira fuori da sotto il reggiseno uno stiletto molto sottile e appuntito, colpisce Marat nella vasca da bagno in maniera precisissima al cuore. Questa è la fine di uno dei protagonisti della rivoluzione francese, Jean-Paul Marat. Ovviamente Carlotta Corday viene immediatamente arrestata e portata alla ghigliottina subito senza processo. Il 1 agosto 1793 la Convenzione vota la distruzione della Vandea, non solo la sconfitta, la distruzione della Vandea, di questa zona cattolica che in nome del suo cattolicesimo tradizionale si è ribellata violentemente alla Convenzione. Infatti tra agosto e dicembre, sono vari mesi, del 1793 gli eserciti dei Vandeani vengono sconfitti, completamente distrutti. La rivolta della Vandea finisce alla fine del 93, ma vi sarà uno spaventoso massacro. Donne, bambini, civili, dappertutto, dopo essere sconfitti, vengono massacrati a decine di migliaia. Abbiamo un vero e proprio sterminio folle nei confronti dei Vandeani. I Vandeani anche si comportavano come delle bestie sanguinarie,
Però una volta sconfitti, la convenzione e il comitato di salute pubblica li fecero sterminare. Il tribunale rivoluzionario lavorava sempre di più, sempre più gente finiva agli arresti, condannata, spesso condannata a morte sulla ghigliottina. Ogni giorno aumentavano quelli che venivano condannati alla ghigliottina, anche senza prove, anche per reati estremamente improbabili. Finiscono per essere uccisi anche i protagonisti della rivoluzione. La rivoluzione è come Crono, Saturno nei confronti dei figli. La rivoluzione divora i suoi figli. Finisce per ghigliottinare e eliminare non soltanto gli aristocratici o non soltanto i veri oppositori della rivoluzione. La follia, la paranoia, l'autodistruzione, questa spirale folle di autodistruzione fa sì che finiscano sulla ghigliottina anche i più tenaci difensori della rivoluzione, quelli più estremisti, che tuttavia danno fastidio a Robespierre e agli altri giacobini del Comitato di Salute Pubblica. Danton era entrato nel Comitato di Salute Pubblica per poco tempo, ma poi vi era uscito. Non condivideva i metodi di Robespierre. Si era messo a capo di una corrente che veniva chiamata degli indulgenti. Danton era disposto a fermare il terrore. Si mette così in urto con Robespierre. Robespierre, anche se, questo è singolare, ve l'ho detto, personalmente è contrario alla pena di morte, pensa che il terrore sia assolutamente necessario per salvare la rivoluzione in una situazione di emergenza. Ma Danton e gli indulgenti non sono i primi tra gli estremisti a essere ghigliottinati. Vengono ghigliottinati prima i cosiddetti arrabbiati, un altro gruppo estremista, i cosiddetti arrabbiati, che venivano chiamati anche esagitati, o secondo un'altra traduzione esagerati. Vabbè, gli arrabbiati oppure gli esagitati, due erano i leader degli arrabbiati. Jacques Roux, il vero capo degli arrabbiati, si uccise, pensate, si suicidò nel settembre 1793 per sfuggire all'arresto e alla condanna. L'altro capo degli arrabbiati, Hébert, viene ucciso insieme a tutti gli arrabbiati, quindi Roux si suicida, l'altro capo degli arrabbiati, Hébert, viene eliminato, mandato sulla ghigliottina con accuse assurde, insieme a tutti gli altri arrabbiati nel successivo marzo 1794. Quindi attenzione, i giacobini di Robespierre si disfano proprio anche dei gruppi più estremisti, più simili a loro, l'eliminazione degli arrabbiati. Nel frattempo, il 16 ottobre, prima, il 16 ottobre 1793, viene mandata sulla ghigliottina anche Maria Antonietta, la regina austriaca del già ghigliottinato Luigi XVI. Maria Antonietta non è mai stata amata dai francesi, ma non solo perché era contro la rivoluzione, non veniva amata neanche prima della rivoluzione. Rappresentava il simbolo dell'aristocrazia parassitaria che disprezzava il popolo. In fondo Maria Antonietta non aveva fatto niente di male, niente di peggio di tantissimi altri aristocratici, ma fu sempre il capro espiatorio, quella su cui si raccontavano aneddoti disgustosi, insomma era odiata. Viene messa a morte pure lei. Nel frattempo, il 5 ottobre 1793, l'utopia rivoluzionaria arriva a approvare, ve l'ho detto, il nuovo calendario, il calendario della ragione, quello che deve sostituire il tempo cristiano con il tempo della ragione, quello che deve sostituire le epoche passate di superstizione con un tempo della rivoluzione. Inizia una nuova epoca a partire dall'anno 1, vi ho detto, questo calendario vuole essere un calendario razionale, scientifico,
Non parte dal 1° gennaio, chissà perché bisogna partire dal 1° gennaio, parte razionalmente, fu fatto dagli astronomi, il 22 o 23 settembre, cioè la data dell'equinozio d'autunno, il che creava anche dei problemi, perché a volte l'anno cominciava il 22 settembre, a volte il 23 settembre. Deve essere tutto razionale, illuministico, i mesi sono 12, devono essere tutti uguali, non mesi di 28 e 30, hanno tutti 30 giorni. Assumono nomi dai fenomeni della natura tipici di quei mesi, quindi basta con i nomi tradizionali. Messidoro, Termidoro sono dei mesi estivi, piovoso, ventoso sono dei mesi invernali, oppure Brumaio, Frimaio e così via. Non ci sono più domeniche, il sistema metrico decimale viene applicato anche lì, invece della settimana c'è il decadì, cioè l'unità di 10 giorni invece che di 7. Il 10° giorno di ogni decadì era festa, ma non si chiamava certo più domenica, perché domenica da Dominus vuol dire il giorno del Signore, e il cristianesimo era stato abolito in Francia. Ogni nome, ogni giorno, come potete vedere dalla fotocopia che io vi ho, dalla scansione che vi ho caricato sulle piattaforme, ogni giorno prende il nome di un prodotto della natura, tranne il 5° giorno di ogni decade che prende il nome da un animale e il 10° giorno di ogni decade, che appunto è festa, il decadì, che prende il nome da un prodotto umano, da un prodotto che serve al lavoro umano, quindi un calendario che segue il ciclo delle stagioni, che descrive anche con i nomi dei mesi e dei giorni i fenomeni della natura o del lavoro umano, un calendario razionale, un calendario scientifico. Poi sarà abolito, a differenza del sistema metrico decimale, questa innovazione non riuscirà ad attecchire, ma questa è una cosa molto simpatica anche a vedere oggi questo calendario delle realizzazioni delle utopie rivoluzionarie. Un'altra utopia rivoluzionaria è incredibile, il 10 novembre del 1793 è la festa della ragione. Il cristianesimo viene abolito in Francia, che cosa si fa? Robespierre è contrario. Si venera la ragione come se fosse una divinità. Questo finirà per screditare l'illuminismo, creare antipatie verso l'illuminismo. Molti diranno, ecco, vedete, l'illuminismo che cosa ha prodotto? Una nuova religione, un nuovo fanatismo, al posto di Dio, di Gesù Cristo, si venera la ragione, si fa la festa della ragione con un'enorme statua che rappresenta la dea ragione, ma gli illuministi non volevano questo. È ovvio che l'estremismo della rivoluzione francese ha stravolto le idee, ha ridicolizzato le idee dell'illuminismo, ma gli illuministi non sarebbero mai stati d'accordo con questo. E pensate che successivamente la festa della ragione fu sostituita dalla festa dell'essere supremo. C'è da ridere se non ci fosse da piangere. Il cristianesimo era abolito, ma bisognava metterci qualcosa al suo posto. Robespierre dice no, la festa della ragione no, facciamo un dio, il dio del deismo, no? Il dio dell'illuminismo, un essere supremo, un dio filosofico. Si fa questa festa pacchiana dell'essere supremo in cui c'è la statua dell'essere supremo, ai suoi lati vi sono le statue che vanno in fiamme da una parte dell'ateismo, dell'altra del fanatismo, ovvero anche del cristianesimo, mentre al centro c'è la statua dell'essere supremo. Viene istituita, non sto scherzando, ufficialmente in Francia viene istituita una nuova religione, il culto dell'essere supremo, una specie di culto laico, pseudo-illuministico, massonico, che sostituisce il culto cristiano. Queste sono altre utopie rivoluzionarie, piuttosto fanatiche e piuttosto ridicole. Il 5 aprile viene mandato sulla ghigliottina Danton,
insieme al suo amico di sempre Desmoulins. Una cosa assurda. Danton, il capo dei cordiglieri, Danton era stato un rivoluzionario della prima ora. Lui era grosso, robusto, aveva un'oratoria molto spiccata, sin dai primi giorni aveva difeso la rivoluzione, aveva spinto il popolo a ribellarsi, la sua oratoria, i suoi articoli. Infatti Danton, prima di andare sotto la ghigliottina, urla a tutti, senza Danton non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione. Danton, rivoluzione, fa anche rima, e infatti con questa rima ha creato una canzone, no, che si chiama proprio Danton, cantautore italiano che voi conoscete bene, Caparezza, no? Caparezza ha fatto una canzone intitolata Danton, Danton, rivoluzione. È incredibile, è il più grande difensore, l'emblema stesso della rivoluzione. Assurdamente viene mandato a morte da Robespierre. Ormai Robespierre e Giacobini stanno ghigliottinando tutti, praticamente tutti. Resteranno soltanto loro. Ad aprile, peraltro, fate attenzione, le motivazioni o le scuse che in qualche modo giustificano, rendono inevitabile e tollerabile il terrore, stanno venendo meno. Ricordate che il terrore veniva accettato dalla Convenzione, da Robespierre, ma dalla maggior parte dei francesi, perché avevano paura delle guerre civili interne, dell'invasione di Austria, Prussia e Inghilterra. Però attenzione, ormai ad aprile del 1794 le motivazioni emergenziali per giustificare il terrore stavano venendo meno, la Vandea era stata già distrutta, già dalla fine dell'anno precedente. Ad aprile del 1794 anche le città girondine vengono represse, quindi anche la seconda guerra civile finisce, anche Lione, dove erano sbarcati gli inglesi, viene riconquistata dal governo francese. E quindi niente, si continua con il terrore si trasforma in grande terrore, l'ultima fase del terrore è veramente terrificante. Il 10 giugno, capite, Robespierre e gli altri, forse una volta risolti i problemi militari, le guerre civili interne, avrebbero dovuto allentare il terrore, perché il terrore era giustificato dall'emergenza. Nel momento, attenzione, in cui viene meno l'emergenza, i cittadini francesi, anche i membri della convenzione, dicono: ma perché continuare in questo bagno di sangue? E iniziano a pensare: il prossimo posso essere io. Il 10 giugno 1794 viene approvata la famosa legge sui sospetti. Si può condannare e anche condannare a morte solo in seguito a un sospetto, senza prove. Viene scritto assurdamente in una legge. Addirittura memori del moralismo e della onnipresenza della virtù. La virtù, questa cosa per la quale aveva un'ossessione Jean-Jacques Rousseau, no? La virtù. Uno poteva essere condannato anche a morte alla ghigliottina, come moltissimi altri, in base al convincimento morale del giudice. Cioè il giudice non aveva prove contro l'imputato, lo ascoltava parlare e secondo la legge, anche in base a semplici sospetti, lo poteva condannare a morte perché venne teorizzato che il giudice poteva considerare colpevole l'imputato in base a un sentimento che il giudice si creava all'interno, cioè il giudice in qualche modo, non so, telepaticamente, non lo so come, si formava un'opinione morale negativa dell'imputato. Questo voleva dire che l'imputato era sicuramente colpevole perché il giudice che rappresentava la rivoluzione era moralmente superiore a lui. Queste cose avranno un'influenza poi ovviamente sul totalitarismo moderno, anticipano i sistemi totalitari del Novecento. Si viene condannati per semplici sospetti e per l'intima convinzione morale del giudice.
nei confronti della personalità dell'imputato, senza prove, senza fatti. Finiscono alla ghigliottina centinaia di persone al giorno. Ci sono casi anche incredibili, per esempio tutte le monache di un convento furono condannate alla ghigliottina, tutte sommariamente, in maniera generica, senza alcuna prova. La Francia diventa un delirio, un bagno di sangue, ormai una follia che non si riesce a fermare. Il 25 giugno viene meno anche l'ultima giustificazione al terrore. Dopo aver vinto le due guerre civili interne, la Francia inizia a vincere anche all'esterno, l'esercito rifondato e riorganizzato in base al principio del merito, l'esercito francese ottiene una definitiva vittoria a Fleurus. Non so se si pronunci Fleurus o Fleurus. In ogni caso, l'esercito francese vince nettamente e riconquista il Belgio. Il pericolo dell'invasione francese da parte degli stati stranieri viene allontanato. A questo punto non c'è nessun motivo per portare avanti il terrore. All'interno della convenzione nasce una tendenza di coloro che vogliono fermare Robespierre, Saint-Just Couthon. Chiunque, immaginate il terrore, la paura in tutta la Francia, chiunque può essere condannato alla ghigliottina all'improvviso, senza motivi, senza aver fatto niente. Ma ormai la spirale si è avviata, Robespierre e gli altri non riescono in nessun modo a fermarla. Spesso si parla solo della ghigliottina in Place de la Révolution a Parigi, che oggi si chiama Place de la Concorde, Piazza della Concordia. In realtà non si dice che il terrore non è solo a Parigi, il terrore nelle province, nel resto delle città, delle regioni della Francia, fu a volte ancora più crudele che a Parigi. Ci furono città in cui decine, centinaia di persone furono condannate a morte per essere più sbrigativi, furono messi su delle barche, fatti affondare, legati nei fiumi, legati mani e piedi, affogati nei fiumi, così, sommariamente. E ci furono migliaia e migliaia di vittime in tutta la Francia, quindi a volte non finivano neanche sulla ghigliottina come a Parigi, appunto in altre città li affogavano nei fiumi, li ammazzavano direttamente, senza processo e così via. A partire dalla legge dei sospetti, tra giugno e luglio, quindi dal 10 giugno, questa è la fase finale del terrore, quella più parossistica, dal 10 giugno fino al 27, anzi 28 luglio, dal 10 giugno fino al 28, quindi un mese e mezzo, un mese e 18 giorni, dal 10 giugno fino al 28 luglio, cioè il periodo finale del terrore, il cosiddetto grande terrore, si calcola che siano state messe a morte 17.000 persone dopo un processo e 25.000 senza processo. A un certo punto la Francia è stanca, a un certo punto la Convenzione è stanca. Il 27 luglio 1794 viene organizzato il colpo di Stato contro Robespierre. Passa alla storia come il colpo di Stato del 9 Thermidoro, perché nel nuovo calendario rivoluzionario il 27 luglio è il 9 Thermidoro. Per la prima volta qualcuno, non si sa chi, ci sono varie ipotesi su questo, si permette di interrompere Robespierre mentre sta parlando alla convenzione. Altri iniziano a protestare e a fischiare verso Robespierre.
Poi un deputato si alza e inizia a dire: c'è un'unica persona qui che blocca la convenzione, ed è Robespierre. A un certo punto, un tumulto. Robespierre cerca di scappare. Riesce a scappare dall'edificio della Convenzione, va in strada, si rifugia nell'Hôtel de Ville, nel municipio di Parigi, dove ci sono delle guardie, dove pensa di potersi salvare. I congiurati uccidono le guardie, entrano nell'Hôtel de Ville, afferrano Robespierre, lui capisce che è arrivata alla fine, cerca di suicidarsi con un fucile, non ci riesce, si ferisce leggermente alla testa, viene bendato sommariamente, è ancora sanguinante. Il giorno dopo, il 28 luglio, Robespierre, Saint-Just, Couthon e molti altri giacobini finiscono alla ghigliottina. Dopo aver ghigliottinato tutti gli altri, Robespierre e i suoi amici finiscono ghigliottinati. La rivoluzione francese riuscirà a far sopravvivere molte delle sue riforme, molti dei suoi cambiamenti e anche, almeno in parte, il suo spirito. Tuttavia, il 27 luglio 1794, 10 Termidoro, la rivoluzione francese è finita.